spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Ciao a tutti amici tichettiani! Ciao, ben trovati sul nostro canale. Inizia oggi una nuova avventura per i tickets. Ci eravamo lasciati con gli ultimi video dove abbiamo fatto degli importanti lavori di upgrade sul nostro mitico Charlie. Come avete visto abbiamo incrementato e cambiato i pannelli solari sul tetto e abbiamo aggiunto una seconda batteria più altre piccole migliorie. Se non li avete visti andate... Ai ai, dice Marta, e dico anch'io. Se non avete visto questi video correte subito a rivederli dopo la fine di questo video di ora, ovviamente. Come avete visto dalle immagini ci siamo spostati, abbiamo dormito a Cortona, abbiamo interrotto il viaggio a metà strada per prenderla molto con calma, abbiamo dormito lì e siamo arrivati ad Ancona perché stasera ci imbarcheremo. Destinazione Spalato. Ma sarà solo un punto di arrivo e di transito, perché infatti non ci fermeremo in Croazia, paese che abbiamo già visto nel nostro passato. Non con Charlie, però sarà la prima volta che entreremo in Croazia con Charlie. Di fatto sarà il 18° paese per il nostro mitico van. L'arrivo è previsto per domattina alle 7, ma saremo solo di transito e cercheremo di entrare subito in Bosnia. Siamo nel parcheggio davanti alla biglietteria, aspettiamo l'ora per poter salire in stiva e niente, passeremo la notte sul traghetto, quindi ci rivedremo domani mattina per colazione. A voi non cambierà nulla, ma a noi sì. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no, but I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me, without me, without me. I have tried, yeah, to become. Benvenuti in Croazia! E vai! Noi ci eravamo già stati, ma per Charlie è il 18° paese. Grande Charlie! Siamo sbarcati ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo 2 occhiaie immense, veramente. Siamo un po' riusciti a dormire, ma insomma non bene come nel nostro letto di Charlie, ovviamente. Abbiamo dormito sui divanetti, insomma è andata. Ci siamo fermati un attimo per fare il punto della situazione in un parcheggio qui appena fuori Spalato. Spalato l'abbiamo già visitata perché noi, come vi diceva Fede, siamo già stati in Croazia negli anni passati, più di una volta, però la nostra destinazione non era la Croazia. Vogliamo andare oltre. La direzione è verso est. Ovviamente questo è il punto di arrivo e ora studiamo un po' da dove passare, perché ci sono varie possibilità
dobbiamo capire un po' qual è la migliore, e vi vogliamo raccontare anche del piacevole incontro che abbiamo avuto al porto. Appena arrivati ci è arrivato davanti a noi il camper di Barbara e Leonardo dei Story Hunters. Sì, eravamo alla biglietteria di Ancona, appena usciti abbiamo fatto il nostro biglietto, poi stavamo organizzando le cose, abbiamo alzato gli occhi e sono arrivati loro. E è stato bello perché comunque siamo nello stesso progetto come ambassador di Un Sacco Pulito, ci conosciamo ma live non ci eravamo mai incontrati, quindi è stato piacevole e oltretutto abbiamo condiviso il viaggio. Insomma, ieri sera abbiamo fatto un aperitivo insieme a bordo e stamani mattina abbiamo preso un caffè insieme, ci siamo salutati, le strade si sono divise come succede sempre tra i viaggiatori, però diciamo poi ci rincontreremo sicuramente. E è sempre un arricchimento perché ovviamente l'argomento è il viaggio, ve lo diciamo a fare. I viaggi, e quindi ci scambiamo informazioni, insomma è sempre bello conoscere le persone che viaggiano. Ragazzi, qui è ancora estate piena, c'è la gente in spiaggia e qualcuno fa anche il bagno, è caldissimo e se lo dico io credeteci. Can't stop asking why I'm struggling. Stay. Mare piatto molto molto bello. Sullo sfondo, sulla nostra destra, vediamo delle isole, perché di fatto sono isole appartenenti sempre alla Croazia e sono isole che abbiamo già visto circa 10 anni fa, forse anche qualcuno in più. Siamo venuti con Fede con una macchina a noleggio e abbiamo fatto questa parte, ovviamente d'estate, erano le nostre vacanze, e abbiamo visitato queste isole molto lunghe, molto estese, e sono anche molto verdi. Ci ricordiamo bene che in quell'occasione prendemmo una svariata serie di traghetti, fu un bel sali e scendi per il passaggio da un'isola all'altra. C'è un'acqua trasparentissima che invoglia a fare un super tuffo. Lo facciamo? Perché per i miei gusti l'estate è finita troppo presto. Feelings like this never end. We have to try and keep the mood up. Stay. I know that sometimes we pretend to love each other like we used to, but it's all good in the end. 'Cause as we're growing older, darling, our love is growing stronger. 'Cause it's me that I'm fighting now that I see. Ci siamo fermati lungo la strada nel primo punto panoramico che ci ha lasciato letteralmente senza parole. Facciamo qualche fotografia e proseguiamo il nostro cammino. Tra l'altro oggi giornata meravigliosa, non abbiamo nemmeno una nuvola, tant'è che i nostri pannelli solari stanno caricando al 100%, anzi in realtà non stanno caricando perché le nostre batterie sono al 100%. Sono diversi giorni che siamo ormai in movimento con il nostro mezzo, anche prima della ripartenza abbiamo fatto un po' di test come dicevamo, e l'alternatore non lo stiamo praticamente usando perché il DC-DC lo teniamo scollegato. I pannelli solari hanno una bella resa e non c'è bisogno di caricare le batterie tramite DC-DC. Vogliamo quindi capire il potenziale del nostro impianto e capire anche quanta autonomia ci potranno dare nel proseguo del nostro cammino, anche in virtù del fatto dell'inverno che arriverà prima o poi. E mentre vi dicevo questa cosa, Marta mi ha distratto un attimo. Perché? Perché guardate cosa sta facendo. Sono impegnata con la seconda colazione, perché non si può. Praticamente l'abbiamo fatta all'alba sul traghetto e ora sono le 9 di mattina e io ho ancora fame. E quindi mi preparo un panino. Buon appetito!
Che meraviglia ragazzi, si confondono il cielo con il mare. Altri chilometri, altro pranzo. No, altro pranzo. No, il primo pranzo, diciamo, Oh. perché prima abbiamo fatto solo uno spuntino. No. Ora mangiamo come si deve. Visto la giornata calda e quasi estiva, ci facciamo un bel piatto di pane e pomodoro, Mozzarella, anche la mozzarella, frittati, eccetera, eccetera. rucola, e poi ci rispostiamo. Abbiamo salutato definitivamente il mare croato, peccato perché oggi era una giornata spettacolare, ma vogliamo raggiungere una destinazione che è all'interno, quindi abbiamo deviato e fra quanti chilometri, regista? Una trentottina. Una trentottina di chilometri dovremmo arrivare, che non è la destinazione finale, badate bene, a una tappa sul percorso. La strada si è notevolmente ristretta e è diventata bella mossa, con un sacco di curve, tornanti, però il panorama è tanto bello, non che quello del mare non lo fosse, ma è bello, è una bella vegetazione, al momento collinare, però l'idea è che stiamo salendo. Non sono stata molto precisa prima perché non vi ho detto una cosa importante. Il posto che vogliamo raggiungere ha nel mezzo un confine di stato e passeremo dalla Croazia, cioè uno stato membro dell'Unione Europea, allo stato a fianco, ovvero la Bosnia-Erzegovina, che non fa parte dell'Unione Europea. Infatti il cartello qua davanti ci dice attenzione dogana. E finalmente siamo in Bosnia-Erzegovina, ragazzi! E vai! È il paese numero 19 per Mr. Charlie. Bravo, bravo, bravo! Prima ho tagliato velocemente la ripresa perché praticamente abbiamo fatto una curva e ci siamo trovati di fronte alla dogana. Stavo entrando in dogana con la GoPro accesa. E niente, probabilmente avevamo capito male il chilometraggio, sembrava che mancassero 7 km, ma probabilmente era una strada un pochino più lunga. Quella che abbiamo preso portava direttamente alla dogana. È andata in maniera liscissima, non liscia, liscissima. Nemmeno i documenti di Charlie, ha chiesto i 2 passaporti sia in uscita dalla Croazia che in ingresso qui in Bosnia. Ha controllato in maniera telematica i passaporti e ce l'ha ridati salutandoci, velocissimo. Non ha voluto vedere Charlie, niente. Quindi facile, meglio di veloce. così, veloce e ora siamo nel nuovo paese in Bosnia, ragazzi. E ci dirigiamo verso la prima chicca del paese, che è la tappa di cui vi parlavamo prima. Esatto, è molto vicina come vi spiegavo prima, quindi pochi chilometri, fra poco la vedrete, famosissima a livello internazionale. Siccome non ho dormito tantissimo stanotte nel traghetto, ragazzi, oggi sono un po' fusa. Vi volevo dare un'informazione importante e ce ne siamo dimenticati, sia io che Fede, ma Fede guida è giustificato. I prezzi del carburante, ovvero in Croazia ad oggi, metà ottobre, il diesel costa 1,35 €, quindi buono rispetto all'Italia, molto buono. L'abbiamo fatto a 1,55 €. Sì, in Italia. Da 20 centesimi meno. Però, c'è un però,
entrati qui in Bosnia, tenete presente che in Bosnia non c'è la moneta dell'euro, ma c'è la sigla è BAM, che è il marco convertibile, viene chiamato. Facendo la conversione praticamente viene fuori, udite udite, che il diesel qui costa 1,21 ad oggi, quindi ancora meglio. E noi siamo quasi in riserva perché abbiamo calcolato il carburante necessario per arrivare qui e fare il pieno qua, giustamente. Esatto, perché insomma a 1,21 mi direte anche voi che non è male per niente. È felice di questa scoperta del costo del carburante? Ma noi in realtà abbiamo le nostre carte da giocare, quindi ci eravamo studiati tutta la logistica dei distributori e abbiamo fatto i calcoli per ottimizzare appunto i nostri pieni. Questa è una cosa molto importante quando si viaggia e quando sappiamo di attraversare diversi paesi. Sì, c'è un'app che è quella poi diciamo generica, ora non mi sfugge il nome, ti ricordi l'app? Perché è un'app, è un sito. È un sito, ecco, ho errato. Magari possiamo aggiungerla giù in descrizione, il link di questo sito, dove vi appaiono tutti i prezzi del carburante di tutto il mondo. E ahimè l'Italia su 200 paesi è tipo al 20° posto, però al contrario, in negativo. Ahimè. Come costi più elevati. In fondo a questa vallata ci aspetta questa famosissima località. Chi di voi non ha mai sentito parlare di Medjugorje? Spero di pronunciarlo bene, ragazzi, perché con il serbo abbiamo un po' di difficoltà. Medjugorje è una località molto famosa proprio per le apparizioni della Beata Vergine. È un luogo religioso, di culto, dove affluiscono tantissimi pellegrini e tantissimi turisti. Infatti stiamo incontrando anche molti autobus di gruppi organizzati e è un turismo, da quanto abbiamo letto, che insomma ricopre un po' tutti i mesi dell'anno. Non sappiamo cosa aspettarci perché ne abbiamo solo sentito parlare, ma non abbiamo mai appunto visto dal vivo questa località, e quindi volevamo andare comunque nell'interno, verso est come destinazione, e abbiamo fatto una piccola deviazione per raggiungere Medjugorje e un'altra tappa successiva che poi vedrete nei prossimi giorni. Siamo venuti a Medjugorje, che è di fatto una piccola frazione, un piccolo paesino di circa 200 metri sul livello del mare, nell'interno della Bosnia. Abbiamo trovato un posto poco più avanti, un parcheggio libero, abbiamo lasciato Charlie, facendo 2 passi a piedi, un po' perché volevamo un po' sgranchirci, abbiamo guidato molto, e poi volevamo appunto, come dicevo, fare una passeggiata per vedere un po' i negozietti, la particolarità di questo paese. Di fatto
fatto era veramente un paese di poche anime e non molto sviluppato. Ha avuto un notevole successo e un notevole afflusso turistico da quando è successo questa cosa. Probabilmente molti di voi l'avrete sentita dai telegiornali. Il paese ha avuto il suo sviluppo dal 1981, quando 6 giovani in età compresa fra i 10 e i 16 anni hanno affermato di vedere e avere ripetutamente delle visioni della Vergine Maria. Quindi, come vi dicevo, moltissime persone vengono qui in pellegrinaggio spinti dalla fede. La particolarità fu che questi ragazzi dicevano di vedere la Vergine Maria presentarsi con il nome di Regina della Pace. Ci sono stati molti anni di discussioni, di dibattimenti su questo luogo di culto, fino a quando nell'anno 2017 arriva il riconoscimento da parte della Chiesa Cattolica come luogo di culto. La prima cosa che incontrerete entrando nella frazione di Medjugorje, perché è talmente piccola che si tratta poi di una frazione, è la chiesa, qui alla mia sinistra, la chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo, il protettore dei pellegrini. La chiesa fu fondata nel 1892, fu affidata ai frati francescani della provincia dell'Erzegovina per la gestione. Degna di nota è una statua in marmo bianco di Carrara che si trova proprio di fronte alla chiesa, è letteralmente gremita di persone intorno, quindi al momento non è accessibile. Come vi dicevo, in marmo bianco di Carrara, dedicata alla Regina della Pace. Ovviamente, ragazzi, non c'era nessuno nel piazzale. Appena abbiamo iniziato a fare la registrazione di questa clip è arrivato il pullman dei giapponesi che ci ha letteralmente assaliti. Abbiamo letto anche che in molte persone partono da casa come pellegrini e in tanti altri partono come semplici curiosi o turisti, ma questo luogo non lascia indifferenti, perché una volta che si è visitato Medjugorje nessuno tornerà a casa come è partito. Un altro edificio degno di nota è il luogo dei 25 confessionali. Questo edificio, dietro le mie spalle, che si trova proprio a fianco alla chiesa, è stato ovviamente, come dice la parola, costruito per accogliere i pellegrini che si vogliono riappacificare con Dio. Normalmente dicono le guide che sia sempre super affollato e ci sia molta fila. Proprio in questo momento è arrivato un gruppo che si è messo in fila per i confessionali. Siamo in questo momento nel retro della chiesa e di fronte all'altare esterno che è stato costruito nel 1989. Oltre a questo si trova un grandissimo anfiteatro proprio alle mie spalle che contiene, pensate un po', addirittura 5.000 posti a sedere. Questo spesso è utilizzato ovviamente nel periodo estivo perché è completamente scoperto, soprattutto per il Festival dei Giovani che si tiene in agosto qui in questa località. Tra le cose importanti da vedere qui a Medjugorje c'è il colle del Križevac, un vero appunto un colle, come vi dicevo, alto 500 metri. Il nome Križevac significa croce bianca e questo colle è famoso proprio perché fu eretta nell'anno 1933 per commemorare i 1900 anni dalla morte di Cristo. Appunto fu edificata questa croce bianca e da lì prese il nome. È una tappa importantissima e una tappa obbligatoria per ogni pellegrino che vuole salire e ascendere a questo colle. Alcune reliquie della croce di Cristo, pensate, sono state inserite nell'asta della croce stessa, ma la collina iconica, quella diciamo più ricercata soprattutto dai pellegrini, è la collina delle apparizioni che si trova poco più avanti, oltre a dove abbiamo parcheggiato noi Charlie. Poi dopo proveremo ad arrivarci. Appunto, come dice la parola stessa, è la collina per eccellenza dove si è rivelata la Vergine Maria, dove sono avvenute le apparizioni. Il continuo afflusso di pellegrini che salgono sulla collina delle apparizioni, spesso scalzi e recitando il rosario, pensate, ha portato ad avere un sentiero sempre più battuto e levigato. Addirittura le rocce prima erano aguzze, adesso dicono che si sono levigate col tempo. Poco distante dalla chiesa di San Giacomo c'è la chiesa dell'Adorazione, una chiesa più piccola, più moderna, costruita nel 1991 e appunto ospita i fedeli che vogliono venire a pregarci. Addirittura è aperta tutto il giorno e il 25, se non erro, di ogni mese è aperta anche tutta la notte. Siamo di nuovo su Charlie, ci siamo spostati dal parcheggio e tentiamo di raggiungere la collina delle apparizioni.
Dico tentiamo perché la strada si è stretta tantissimo, tortuosa, è in mezzo a questo paesino e speriamo di riuscire a uscirne. Ci ha consolato vedere l'autobus che è arrivato fin qua, quindi ci passiamo anche noi con Charlie. Chissà come abbia fatto, È un po' molto stretta, c'è stato un punto che non stavo riprendendo con la GoPro, che siamo proprio passati con una chicane a destra tra due case. Abbiamo percorso con Charlie praticamente tutta la collina, fa un giro ad anello, abbiamo incontrato molti pellegrini che la fanno a piedi proprio per salire sopra. È molto costruita, ci sono tante case, tante macchine, quindi per noi è un po' un problema parcheggiare. Ci sono gli stalli dei parcheggi riservati, quindi non ci siamo fermati, perché poi di fatto è un po' un problema lasciare Charlie. Siamo fermi perché ci sta attraversando una tartarughina piccola. Vai che ce la fai, sei arrivata, vai, vai. Perfetto, salva, grande, che bellina. Ciao. Ve lo dicevo io che la strada era stretta. Guardate che lavori. E qui c'è passato l'autobus a 2 piani. Sì, sì, sì. Questa è proprio la frazione, ragazzi, di Medjugorje, con botteghe che espongono la merce fuori, addirittura la pista rossa è quella pedonale, e l'autobus è passato proprio qui, nella striscia grigia. Mamma mia, l'autista è da premio Nobel, veramente. Come vi dicevo, è impegnativo guidare in queste zone. La chiesa rimane praticamente nella via centrale principale, la troverete subito, ma se vi addentrate nel paesino le strade non sono larghe, per un camper lungo potrebbe essere un problema. Ci siamo dimenticati di dire che non ci sono ingressi da pagare, l'accesso alle chiese, quella principale di San Giacomo e l'altra sul retro, sono liberi, senza biglietto. E anche i parcheggi ci sono molti con le strisce bianche, però dovete camminare un pochino perché quelli limitrofi alla chiesa sono strisce blu e quindi a pagamento con il parchimetro. Siamo usciti definitivamente da Medjugorje e andiamo verso la prossima tappa. Stavamo facendo con Fede una riflessione in questo momento perché abbiamo proprio letto questa notizia sul web mentre cercavamo informazioni prima di arrivare qua. È una cosa un po', diciamo, discussa e controversa, ovvero molte persone, diciamo, si lamentano dell'afflusso turistico, di questo merchandising, delle troppe bancarelle, della troppa confusione che c'è adesso nel paese di Medjugorje. Dall'altra parte, l'altra fazione invece sostiene che prima Medjugorje, dell'avvento di queste apparizioni della Madonna, era un semplice paese di poche anime, di pastori, che versava in condizioni economiche non molto buone, anzi c'erano persone con problemi di povertà. Quindi la discussione è: questa situazione, diciamo, queste apparizioni e tutto quello che ne consegue hanno portato dei vantaggi, dei benefici, oppure si tratta di uno sfruttamento, oppure nessuna delle due? Noi stavamo proprio riflettendo appunto su questa cosa e è difficile, non vivendoci, dare una spiegazione. Magari solo le persone, i cittadini sanno quanto può essere impegnativo da una parte avere tutto questo movimento, questo afflusso che sicuramente nel periodo estivo aumenterà. Ora, come avete visto dalle immagini, c'è un bel po' di gente, ma crediamo niente a che vedere con i mesi estivi dedicati alle ferie. Però dall'altra parte poi anche non sappiamo in che condizioni economiche versasse questo paese prima appunto di questo boom economico. Quindi niente, così volevamo farvi riflettere anche a voi su questa cosa, volevamo anche a voi lasciarvi questa riflessione. Se volete diteci la vostra nei commenti, a noi ci fa sempre piacere e quando ci è possibile cerchiamo di rispondervi a tutti. Cari amici tichettiani, il video finisce qui, noi vi salutiamo, vi abbracciamo uno per uno, grazie per averci seguiti. Grazie a tutti ragazzi. Noi ovviamente siamo partiti adesso,
mica penserete che ci fermiamo, no, siamo curiosi di scoprire e infatti ci stiamo dirigendo proprio adesso verso la prossima tappa, che ovviamente la scoprirete nel prossimo video. Un abbraccio, ciao, a tutti. a presto!